Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di novembre. Grazie. Abbiamo la sacerdotessa, amici dello Scorpione. Periodo di introspezione probabilmente, periodo di intuizioni. Può anche essere che a qualcuno arrivi un'idea, un'illuminazione o quello che è la risposta ad una domanda che magari avete posto ai vostri spiriti guida. Quando si tratta di papessa si tratta sempre di canalizzare dei messaggi, ok? Magari proprio attraverso l'intuito e il subconscio. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo, come sempre, che le letture sono fatte per un collettivo, sono di tipo generale, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, poi trova la mia mail nella descrizione del video. Basta aprire la tendina. Ok, allora partiamo con la carta della temperanza, un asso di spade al contrario, il 6 di pentacoli e un 6 di spade. Allora, qui ragazzi con la carta della temperanza si parla di una sorta di guarigione, di una sorta di comprensione anche o di riequilibrio che c'è stato tra la vostra parte emotiva e la vostra, diciamo, parte mentale, ok? E il fatto che l'asso di spade comunque sia il contrario mi dà da pensare che ci sia qualcuno che o deve fare una comunicazione o vuole fare una comunicazione e ancora non si accinge. Oppure potrebbe fare riferimento, sì, a qualche cosa che non si sa. È una sorta perché l'asso di spade è sempre collegato con quello che è la comunicazione, però in questo caso, essendo al contrario, è come se ci fosse una sorta di non comunicazione o anche può voler dire il non avere un certo tipo di ordine mentale. Difatti abbiamo una carta di equilibrio, un'altra carta di equilibrio che è il 6 di pentacoli, però ecco, c'è qualche cosa in mezzo a queste due carte che deve essere tagliato probabilmente con questo asso di spade, ok? Abbiamo poi anche un 6 di spade e qui fa riferimento a dei pensieri o delle forme pensiero, dei modi di pensare, diciamo così, inerenti al passato da cui sarebbe utile staccarsi. Mm? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono, vediamo se riesco a darvi qualche notizia in più. Abbiamo la carta della torre. Il 10 di coppa al contrario. Oh wow ragazzi. Qui qualcuno prenderà consapevolezza di qualche tipo di taglio. Magari all'inizio del periodo ehm, si cerca di fare, diciamo così, chiarezza mentale. Nella seconda parte del periodo potrebbe essere che decidiate di far venire a galla questa verità. Quando c'è la carta della torre si parla sempre di una caduta dell'ego, di una caduta delle sicurezze che si sono avute fino a questo momento. Per qualcuno potrebbe trattarsi ehm, di una relazione a livello familiare, perché comunque abbiamo il 10 di coppe al contrario. Ehm, e poi terminiamo con l'imperatore. L'imperatore per qualcuno potrebbe far riferimento a un padre, visto che anche qui si parlava un po' di una situazione familiare. Non lo so, è un po' come se ci fosse qualche cosa, una sorta di equilibrio da cui arrivate lavorato, cioè nel senso siete giunti a una sorta di equilibrio e adesso probabilmente il fare questo tipo di comunicazione porterebbe a una rottura in quello che è l'equilibrio
che state vivendo all'inizio del periodo. Io vi dico che comunque, nonostante la torre, si va verso l'imperatore, quindi si va verso quello che è la stabilità, la concretezza, nuove regole anche, no? Perché l'imperatore è colui che si fa da sé, le regole se le dà da solo. Quindi ho come l'impressione che qui ci potrebbe essere un qualche tipo di cambio, un qualche tipo di appunto qualcosa cede, cedono le sicurezze, cede qualche... Normalmente la torre appunto parla di una brusca caduta dell'ego. Può anche semplicemente essere, visto che comunque abbiamo di fianco un 6 di spade, che quello che caschino siano le credenze appunto ehm, che avevate inerenti la famiglia, inerenti determinati personaggi all'interno della famiglia o la famiglia in generale, eh. Andiamo a vedere per i single che cosa vi posso dire. È come se qui qualcuno mettesse un po' i paletti, diciamo così. Perché voi scusate, fondamentalmente avete voglia di questo 6 di pentacoli, avete voglia della temperanza, nel senso state puntando all'equilibrio, ma qui c'è qualche cosa a livello di condizionamento probabilmente familiare che dovete interrompere per riuscire a trovare la vostra stabilità. Ok, single, andiamo a vedere cosa ci raccontano. Cavaliere di spade al contrario. Fante di spade al contrario, quindi qui abbiamo due energie, 9 di spade, potrebbero essere diciamo due facce della stessa medaglia o due energie diverse. In realtà sì, le sento due energie diverse, nel senso che il cavaliere di spade sento che è una persona vicino a voi o che è stata vicino a voi, mentre il fante di spade lo sento più come se fosse la vostra energia, ma giustamente avete anche l'asso di spade qui. C'è qualche cosa qua che, diciamo, è da tenere di più sott'occhio. Avete anche la carta della papessa. Quindi qui sì, c'è da tenere sott'occhio qualche cosa ed è quello che in questo momento fondamentalmente, avendo il fante di spade al contrario, non fate. Che vi manca? Vi manca una sorta di... non perché non sappiate farlo, ma perché ci sono delle condizioni che non vi permettono di controllare meglio o la persona o la situazione, quello che per voi è. E poi abbiamo un 9 di spade. Il 9 di spade è una carta. Ho la sensazione che qualcuno ha voglia di andarsene. Abbiamo un 6 di spade, molte volte parla di viaggio. E anche qui il 9 di spade mi dice che siete ancora preoccupati, ci sono tanti pensieri, ci sono... sì, c'è qualche cosa ancora che in realtà è qualche cosa legato al passato, però vi dà ancora da pensare. Molte persone vorrebbero proprio già essersi lasciati indietro questa situazione, insomma. Abbiamo poi anche la ruota della fortuna che è al contrario e qui lo vedo un po' collegato con la torre, no? Il fatto che qualcuno qua vorrebbe veramente fare questo cambio. La ruota della fortuna comunque c'è nella lettura, è girata al contrario ma è nell'aria, eh. Si vede che i tempi non sono ancora completamente maturi. Andiamo a vedere la torre, no, andiamo a vedere la torre, no, andiamo a vedere più avanti. Mi confondo, sto facendo anche le letture annuali dove spiego le carte. Ok, allora, la stella, la temperanza un'altra volta, il sole e il fante di bastoni. Wow, avete una sfilza di arcani maggiori, alla fine della lettura. Allora, la stella è una carta che parla di speranza, parla di destino, casca sotto la torre, quindi può facilmente essere questa torre un evento esterno che in qualche modo, diciamo così, rompa gli equilibri da cui si parte di qua, no? Ripeto, la sento una cosa molto a livello, diciamo, familiare o magari anche di gruppo sociale o di gruppo lavorativo, c'è comunque un 10, si parla di un gruppo. Adesso poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Però abbiamo la carta della stella, ragazzi. Qui o parla di speranza o parla di sogni, parla di destino, di puntare un obiettivo, di esprimere un desiderio fondamentalmente.
perché poi qua abbiamo la temperanza. È un po' come se vi dicesse resta focalizzato su te stesso o su te stessa. Tu continua a focalizzarti sul tuo equilibrio psicofisico e vedrai che arriva il sole e arriva anche una persona, ragazzi, perché abbiamo un fante di bastoni, ok? Potrebbe essere un segno di fuoco perché abbiamo sole e, e bastoni, e fortemente potrebbe essere un leone. Però vabbè, adesso a me non piace dire tanto i segni perché lo trovo un po' condizionante. Però comunque c'è la possibilità di incontrare qualcuno. Portate pazienza un attimo, perché comunque avendo tanti arcani maggiori così le cose sono, come vi posso dire, un po' più importanti come cambiamenti, sono più di tipo più profondo, no? E qui comunque abbiamo la temperanza, quindi qui si parla veramente di portare in equilibrio quello che è il cuore e quello che è la mente. Quindi se il cuore sta male in questo momento, dare voce al malessere, quindi portare in equilibrio in questo senso. Oppure, visto che comunque qui abbiamo un 6 di spade, si tratta di capire quello che dell'infanzia ci ha fatto star male e attraverso la comprensione e il lavoro delle zone d'ombra fondamentalmente sanarlo, guarirlo e trovare l'equilibrio di cui parla la temperanza. E dopodiché arriva il sole. Quindi avete l'imperatore e il sole, quindi meglio di così si va verso l'espansione, verso la crescita. Qui sento che per molte persone si tratta di guarire il proprio bambino interiore. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione che cosa riesco a dirvi di più. Però comunque i single, portate pazienza, qualche, diciamo, una settimana, 10 giorni, così, e vedrete che già cambia l'energia, ok? Ecco, abbiamo la torre di nuovo. Allora, la torre, un 7 di coppe, un fante di pentacoli, un 2 di coppe e un 5 di bastoni. Ragazzi, io qui, avendo la torre sotto la temperanza, adesso mi dispiace che c'è il riflesso della luce, ma spero che si vedano comunque le carte. Io credo che qui molte persone arrivino da una situazione già torre, quindi nel senso per qualcuno è già avvenuto questo movimento di cambio, questo momento reset, diciamo così, e da lì può darsi che con questo sette di coppe vi si siano aperte una sorta di possibilità, o perlomeno, perché comunque la torre fa crollare, potrebbe anche essere che vi faccia crollare quelle che fino ad adesso sono state le illusioni inerenti a una persona, mi verrebbe da dire, perché qua c'è un fante di pentacoli. Mm? Il 2 di coppe mi parla di qualcuno che fa un po' fatica a scendere a compromessi, non so se siete voi o il partner, però comunque è in centro lettura, per cui qui ho la sensazione, e poi c'è anche un 5 di bastoni dietro, quindi ho proprio come la sensazione che ci siano delle discussioni, degli attriti, ci saranno, cioè delle discussioni, degli attriti. Ma perché? Perché voi fondamentalmente vi togliete il velo, perché qualche tipo di sicurezza, la torre quando arriva destabilizza parecchio, eh. Cioè che poi col senno di poi uno vede che è andata meglio così, d'accordo, però quando arriva destabilizza, ve lo dico, ma poi lo sapete. Il 7 di coppe sono le illusioni di tipo materiale, qui abbiamo un fante di pentacoli che riguarda proprio la materia. Quindi io credo che qui ci sia stata una sorta di comprensione con la carta della papessa di quello che sono state le illusioni di tipo materiali che si sono portate avanti durante la relazione, più o meno consapevolmente, perché poi non è che succede sempre tutto in modo consapevole. Abbiamo comunque la papessa vi dice di collegarvi con il vostro subconscio, perché è da lì che poi arrivano le reali informazioni, le reali risposte, diciamo così, dal vostro sé superiore. Allora, andiamo alla temperanza. Abbiamo un asso di bastoni e la carta del matto al contrario.
Quindi qui secondo me, visto che... mm, cioè sì, scusate, mi confondo sempre, non stiamo spiegando le carte. Ok, asso di bastoni e il matto al contrario. L'asso di bastoni è un'azione, è un qualche tipo di movimento che voi farete in una determinata direzione e avendo comunque anche qui l'imperatore, io suppongo che sia la direzione verso la vostra sicurezza, verso dove vi sentite a casa, cosa vuole dire per voi casa, dove vi sentite protetti. L'imperatore è l'archetipo del padre in luce, quindi colui che protegge, colui che guida, colui che dà un ordine, che struttura. Però abbiamo anche il matto alla fine della lettura, ragazzi, e qui sento che, ecco, forse i single, avendo la carta della stella, sono un po' più speranzosi. Voi vi sento un po' così, perché la carta del matto, comunque, quando è girata al contrario, parla anche di un po' di sfiducia. Fate attenzione perché comunque per qualcuno si potrebbe trattare di impulsività, quindi di fare questo tipo di movimento dell'asso di bastoni, appunto, probabilmente in un modo un po' troppo impulsivo. Di solito quando si fanno le scelte importanti della vita si dovrebbero fare in un momento di pace e serenità, perché se si fanno presi dalla troppa euforia o dalla rabbia o si rischia di fare scelte che poi alla fine si rivelano non adatte per noi. Bene, andiamo a vedere un'ultima carta con gli angeli del cuore. Vi dico, in realtà per tutte le categorie, insomma, ehm, c'è un momento di reset. Forse se diciamo il gruppo che la vive un po' meglio è quello dei single, perché è praticamente una ruota della fortuna al contrario, ok? Però sia qua che qui che nella lettura generale c'era una torre, c'è un ridimensionamento di qualche tipo di questione. Ok, un'ultima carta, andiamo a vedere cosa vi dicono. Vale la pena di aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Sincronismo divino. Finché siete in qualche cosa che non è per voi, non riuscireste mai ad andare avanti nel vostro percorso, quindi in quei momenti lì arriva la torre. Cari amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile. Ehm, Potete mettere un like se vi è stata utile. Se volete supportare il canale potete comunque commentare, condividere, iscrivervi, fare una donazione, ogni tipo di supporto per me è valido. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!